Bentrovato e bentrovata in questo podcast Momenti di benessere. Io sono Federica Borsato, operatrice olistica da quasi 20 anni e appassionata di crescita personale da sempre. Questo podcast è ideato, creato e pensato per il tuo benessere personale, per la tua pace interiore e soprattutto per imparare ad ascoltarti. Ti sei accorta che le giornate si sono allungate? Io proprio l'altra sera, guardando fuori dalla finestra, era poco dopo le 6:30, ho visto che era ancora chiaro. Tra l'altro era una splendida serata e quindi effettivamente anche il tramonto era spettacolare. E ho fatto questo ragionamento proprio perché l'inverno ormai è finito, siamo in primavera, che l'estate si sta avvicinando e se poi ci pensi il tempo viaggia veramente velocissimo da un certo punto di vista e quindi all'estate manca davvero poco. È anche vero che io l'estate quest'anno l'ho già vissuta perché avendo fatto un mese in Thailandia, tra gennaio e febbraio lì è proprio l'inizio dell'estate, quindi ho vissuto 30 giorni tra i 30 e i 40 gradi e quando sono rientrata che era sotto zero non ti dico che ho vissuto un attimo di panico, però sicuramente mi sono vestita il triplo di quello che farei qui in Italia in inverno perché proprio sentivo un freddo da dentro. Quindi io l'estate la prova costume l'ho già vissuta, il mettersi proprio un po' più leggeri è già stato comunque una pratica per me. Ed effettivamente ti chiedo, ma come sei messa con la classica prova costume? Ti piaci? Ci pensi? Non ci pensi? Oppure sta diventando il solito cruccio e lo specchio il tuo peggior nemico? Lo so che stai pensando, questa non sei tu, da quando in qua parli di apparenza e di estetica? Allora, come sai, io mi occupo di trattamenti olistici nel mio centro. Forse non sei al corrente che nel 2016 ho anche conseguito il diploma alla scuola di estetica, anche perché in Italia c'è una legislazione particolare che permette i massaggi a chi è fisioterapista o massofisioterapista o estetista, quindi volevo essere comunque in regola con tutto. E infatti il mio diploma in chimica non c'entrava proprio niente, quindi quello in estetica era proprio necessario. E quindi ci sta che mi vengano richieste consulenze per essere in forma esteticamente, anche se ti dico la verità che non è il campo che io adoro. E per quanto mi riguarda ho sempre detto che mi piaccio di più adesso di quando avevo 15, 20 anni, 30 anni, anche se ero più tonica, certo, ma ero anche molto più insicura, meno conscia delle mie potenzialità. Ero molto spesso vittima del giudizio altrui, adesso lo sono molto molto meno, ma qualcosa è cambiato nella mia sicurezza o diciamo nella mia insicurezza. Nonostante sia centrata e abbia una bella dose di autostima maturata negli anni, sono caduta vittima del non mi piaccio tanto, non mi piaccio più e non riconosco più il mio corpo. Qualche mese fa effettivamente mi sono guardata allo specchio un po' con fastidio, pinzando la pancia, toccando il sedere, che il sedere mi sembrava sempre più molle e scuotendo la testa. Nonostante comunque siano 3 anni che pratico yoga tutti i giorni o quasi tutti i giorni, nonostante siano 6 mesi che utilizzo il vogatore quasi tutti i giorni. Non mi dia il cibo spazzatura e nemmeno agli aperitivi molesti, perché non è che faccio chissà sta vita sociale pazzesca. E quei chiletti che ho messo su fanno fatica ad andar via e mi avvilisco di continuo. La ritenzione alle gambe continua e arrivare all'estate è un pensiero perché col caldo poi peggiora. Ne ho sempre sofferto fin da quando ero ragazzina perché insomma il sistema linfatico è un po' lento, ma adesso figurati quando ci sarà il solito caldo infernale. E tu ti riconosci nelle mie parole. Per caso ti sono risuonate familiari? Ma nel tuo caso, nel tuo corpo, da cosa dipende? Dal tuo giudice interno o dal giudizio degli altri? Io so, invece, da cosa dipende il mio umore. Si chiama premenopausa. Ho 51 anni e quindi ci sta perfettamente, è una cosa fisiologica. E da qui deriva anche il mio bioritmo rallentato, l'umore fosco, forse delle volte da serial killer. Così ho fatto un check-up, ho preso coscienza che devo modificare un pochino l'alimentazione, continuare con lo yoga che amo così tanto e continuare col vogatore che amo un po' meno. Niente di trascendentale per carità e questo mi ha sollevata molto, ma soprattutto ho fatto un lavoro su di me, nel senso che
ho veramente interiorizzato che il corpo cambia. E proprio perché cambia, ho la possibilità di amarlo di nuovo, come fosse un nuovo corpo, nelle sue imperfezioni e nelle sue caratteristiche. Tra l'altro la mia caratteristica è molto simile a quella di mia madre, che era Emiliana Doc. E se uno ha presente un po' la fisionomia del corpo emiliano, capisce perfettamente quello che voglio dire. Non voglio pensare alla prova costume, ma piuttosto alla pace e all'amore per me stessa, in qualsiasi forma, nella mia pelle e nella mia taglia. Questo voglio condividere con te. Ama te stessa e il tuo corpo. Conosciti, prenditi per mano e datti il tempo di esistere. Dedica al tuo corpo le giuste attenzioni perché sia sano. Questo è importantissimo, perché al di là della bellezza ci deve essere la salute. Il tuo corpo deve essere un compagno ideale della tua vita. E sano non vuol dire perfetto o un ideale impossibile da raggiungere. Soprattutto comprendi dove finisce il piacere a te stessa e inizia il piacere agli altri, perché questo è fondamentale. Arriva in vacanza, che sia lago, montagna, il balcone di casa tua, il mare, con il cuore giusto invece che con la taglia giusta e perfetta. Ad ogni critica cattiva che fai su di te, fanne seguire una buona. È sempre, sai, il solito cambio anche di pensiero, del mindset che dico sempre. Focalizzati sempre quando c'è qualcosa di negativo di trovare qualcosa di buono. E sono certa che ce la fai, anche con un pochino di impegno. 1 a 1 e palla al centro. Così diventi più equilibrata e serena. Ti voglio dedicare un pensiero che ho letto e che leggo spesso e volentieri in questo periodo. Rappresenta la risposta che ha dato Bob Marley alla domanda di un giornalista: esiste per te una donna perfetta? E lui ha risposto: chi si preoccupa della perfezione? Anche la luna non è perfetta, è piena di crateri, e il mare è molto bello, ma molto salato e scuro nelle profondità. E il cielo sempre così infinito, cioè le cose più belle non sono perfette, sono speciali e ogni donna, ogni uomo e ogni essere umano sceglie chi è speciale nella sua vita. Basta cercare di essere perfetti, meglio cercare di essere liberi e vivere facendo ciò che ci piace senza cercare di piacere agli altri. Cosa ne pensi? Non è un pensiero meraviglioso? Ascolto chiaramente volentieri il tuo parere e sapere come stai affrontando questa, tra virgolette, prova costume, o come preferisco chiamarla io, la prova d'amore per il tuo corpo. Tra l'altro voglio anche condividerti un piccolo pensiero, no? Quando sono stata in Thailandia quel mese, sai, le donne thailandesi sono le donne bellissime, quelle da copertina, quello che spesso accompagnano i signori che cercano l'amore quando si va in Asia. Sono queste donne meravigliose, alte, con questi capelli neri, fluenti, questo corpo statuario, questo seno alto, un sedere proprio sodo, no? E questa è l'immagine della donna thailandese. Io in realtà è già la seconda volta che vado in Thailandia nell'arco di un anno, io queste donne praticamente non le ho mai viste. Probabilmente frequento posti che non sono proprio quelli turistici da spiaggia, da copertina, ma frequento paesi, villaggi, cittadine, anche probabilmente meno turistiche, e la donna thailandese è una donna piuttosto bassa, in carne, spesso con i baffi, te lo dico sinceramente, magari ha la pedicure e la manicure perfettamente curata, però i baffi ce li ha. E mi sono spesso chiesta, allora questo ideale della donna thailandese bellissima, perfetta, c'è sicuramente nell'immaginario collettivo, ma dall'altra parte la stragrande maggioranza delle donne sono donne normali e credimi che vivono la loro fisicità in un modo estremamente sereno, a differenza di noi che probabilmente abbiamo un'immagine occidentale da copertina. E quindi queste donne mi hanno anche insegnato ad accettare il mio corpo, quindi anche se tra l'altro sono stata un mese senza essere truccata, sempre in infradito, in maglie larghe, pantaloni lunghi un po' indiani,
e mi sono proprio accettata per come ero, senza nessun problema. E le donne che ho conosciuto là, con le quali comunque ho avuto degli scambi molto positivi e molto fruttuosi da un certo punto di vista, mi hanno insegnato veramente ad accettarmi. Quando ci siamo abbracciate e ci siamo scattate dei selfie e loro si sono viste, mi hanno detto: mamma mia Federica, ma che grande che sono in confronto a te, perché effettivamente avevano una fisicità, diciamo, erano più rotonde, ecco, e vicino a me effettivamente si vedeva, ma io non ci facevo caso perché per me eravamo tutte uguali. E quindi da un certo punto di vista la prova d'amore per il mio corpo lì l'ho superata a pieni voti, ma non perché lì mi sono vista più bella, più top model, anzi perché non è che io faccia chissà che attività fisica sportiva per scolpire il mio corpo. Ben venga chi la fa e a chi ha la mia età, 50 anni, 51, ha un fisico scolpito, ma io faccio quello che mi sento e anche se non sono proprio così tonica o non lo sono sicuramente rapportata quando avevo 20 anni, mi vado bene così. Assolutamente, mi piaccio così e anche se nelle foto poi mi guardo, effettivamente noto che non sono perfetta per me, sono perfetta per le persone che mi stanno intorno, ma le critiche me le faccio entrare da un orecchio e me le faccio uscire dall'altro, proprio perché la mia serenità interiore viene prima della prova costume. Quindi la prova d'amore per il mio corpo l'ho superata e sono stata molto contenta e quando ho dei momenti in cui mi sento un po' giù, può essere effettivamente che sia uno squilibrio ormonale, può essere effettivamente che ci sta un momento di tristezza, un momento in cui non mi piaccio, però so che come una ruota gira, poi arriva anche il momento in cui riesco a fare il cambio di mindset e ricominciare ad apprezzarmi, ricominciare ad amarmi e comunque la mia mente è quella che amo più in assoluto. Bene, quindi quello che io ti posso consigliare è appunto di ascoltare te stessa dentro di te, di non fasciarti la testa con un giudice interiore inclemente, ma investire nelle tue consapevolezze, investire nelle tue skills e soprattutto investire in quello che è l'amore per te stessa, non solo per il tuo corpo, ma anche per la tua mente e per il tuo cuore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se ti è piaciuta, metti un like e condividila, che a me chiaramente fa molto piacere. Noi ci sentiamo la prossima volta e ricordati che mi puoi trovare su tutte le principali piattaforme che condividono podcast, oltre che su Apple Podcast, YouTube e Spotify. A presto!